Immaginate di avere 4 anni e di ricordare perfettamente la vostra vita precedente, di sapere il nome del vostro ex marito, dei vostri 2 figli e di quello che non avete mai potuto conoscere perché siete morti durante il parto. Che cosa fareste? Come vi sentireste se fosse voi i genitori di questa bambina? Questo è solo l'inizio della storia che ad oggi viene classificata come la prova dell'esistenza della reincarnazione. Sei curioso di conoscere i dettagli? Ok, allora fai attenzione. Questa è la storia di Shanti Devi, una bambina indiana nata in un villaggio vicino a Delhi nel 1926. All'età di 4 anni, quando iniziò a parlare, raccontava incessantemente della sua vita precedente con una quantità di dettagli semplicemente sbalorditiva. Raccontava ai propri genitori che aveva vissuto a Mathura, dove suo marito aveva un negozio di vestiti e che si chiamava Lugdi. Inizialmente i suoi genitori non le credevano e pensavano che Shanti fosse solo una bambina con una fantasia fuori dal comune. Ma Shanti non si arrese. Continuò a parlare della sua vita passata con sempre più dettagli e insistenza. Descriveva i cibi che preparava per la sua famiglia, le strade di Mathura, i vicini, i parenti. Chiedeva ai suoi genitori di portarla a Mathura, voleva rivedere il suo marito e i suoi figli. Provate a immaginare come vi sentireste voi al suo posto. Un giorno, il suo insegnante, incuriosito dalla sua storia, decise di scrivere una lettera all'indirizzo del presunto marito di Shanti, Pandit Kedarnath Chaube, spiegandogli la situazione. Qui arriva il primo colpo di scena. Con sua grande sorpresa, l'uomo rispose confermando tutto quello che Shanti aveva detto. Il nome della sua defunta moglie, quello dei suoi figli, l'indirizzo, i parenti, il colore della casa. Era tutto vero. L'insegnante invitò Pandit a venire a Delhi per incontrare Shanti, ma l'uomo era scettico e temeva una truffa. Mandò quindi suo cugino al suo posto, presentandosi con il nome di Pandit. Ma Shanti non si lasciò ingannare. Appena lo vide alla stazione, lo riconobbe come il cugino del suo marito e gli rivelò altri dettagli sulla casa, sui figli e su Pandit. Il cugino rimase sconvolto e tornò a casa a raccontare tutto a Pandit, convincendolo ad andare a Delhi a incontrare Shanti. Ma Pandit non era ancora sicuro, così quando arrivò alla casa di Shanti si presentò come suo zio. Anche questa volta Shanti non cadde nella trappola. Indicò subito Pandit come il suo marito nell'altra vita. A cena fece preparare i piatti preferiti di Pandit ed ebbe modo di dimostrare la sua reincarnazione descrivendogli la casa e il posto dove aveva nascosto i suoi gioielli e dei soldi. Un dettaglio che nessuno poteva conoscere. Cosa pensereste voi se foste al posto di Pandit? Prima di proseguire, che ne dici di lasciare un tuo commento e darmi il tuo punto di vista? Sarebbe bello sapere cosa ne pensi di questa storia. Adesso però proseguiamo, perché arriva dell'incredibile. Quando Pandit e suo cugino presero il treno per tornare a Mathura, Shanti voleva andare con loro, ma non le fu permesso. Tempo dopo, però, Pandit la invitò a visitare la sua casa insieme ai suoi genitori. Shanti accettò e fece il viaggio senza perdersi, mostrando di conoscere bene quelle strade anche se era la prima volta che le vedeva. Arrivata a destinazione, riconobbe tutti i suoi vicini di casa chiamandoli per nome, anche se non li aveva mai incontrati prima, descrivendo le loro case e i loro figli, rimproverando Pandit perché aveva cambiato il colore della casa, lasciandolo ancora una volta stupefatto. Durante l'incontro riconobbe i suoi figli, compreso quello che non aveva mai conosciuto, raccontando cose che solo la moglie defunta di Pandit poteva sapere e descrivendo il periodo di transizione tra un corpo e l'altro. Quando fu il momento di salutarsi, pianse al pensiero di dover di nuovo lasciare i suoi figli, ma rimase sempre in contatto con la sua precedente famiglia. Come vi sentireste voi se foste al posto dei suoi figli? Cosa pensereste? La storia di Shanti Devi divenne molto famosa in India, tanto da essere presentata al Mahatma Gandhi e a molti membri del Parlamento indiano. Nel 1935 fu istituita una commissione di indagine sul suo caso, che concluse che Shanti Devi era un vero caso di reincarnazione. Questo è il caso di vita passata più documentato della storia, non solo per le indagini che sono state fatte, ma perché il soggetto non ha descritto una sua vita in epoche lontane, ma quella
immediatamente precedente, fornendo al tempo stesso testimonianze e prove dirette. Cosa ne pensate voi di questa storia? Credete nella reincarnazione? Lascia il tuo commento, mi raccomando. Se ti piacciono le storie che parlano di personaggi incredibili, allora ecco il prossimo video che devi vedere.